All'Aquila, prima del terremoto, uno sciame sismico in corso da mesi. E vari studi che da anni avevano rivelato le criticità di molti edifici non sono bastate ad assicurare una corretta analisi del rischio e un'adeguata prevenzione. La popolazione è stata rassicurata invece che protetta. E la rassicurazione si è rivelata disastrosa. All'Aquila, con il terremoto, sono crollati o diventati inagibili tutti gli edifici strategici. La prefettura, la questura, l'ospedale, La caserma dei vigili del fuoco. tutti gli edifici considerati a rischio in quegli studi ignorati per anni. sono puntualmente crollati. La casa dello studente, il convitto nazionale, e molti altri luoghi di studio, scuole, università, biblioteche. Dove solo una casualità ha evitato la perdita di migliaia di giovani vite. All'Aquila, su quasi tutti i crolli del terremoto sono state aperte inchieste. Almeno 100 delle 309 vittime sono morte perché quegli edifici erano costruiti o ristrutturati male. All'Aquila, i più grandi interventi del post-terremoto sono oggetto di inchiesta. I puntellamenti del centro storico, il progetto Case, Dove molti isolatori sismici pare non siano antisismici. All'Aquila, molti dirigenti di amministrazioni pubbliche sono sotto inchiesta. Vari dirigenti comunali sono accusati di falso, abuso d'ufficio, turbativa d'asta, abuso edilizio. il direttore generale della provincia è accusato di corruzione, peculato, abuso d'ufficio e falso. Il provveditorato interregionale alle opere pubbliche è indagato per abuso d'ufficio. All'Aquila e fuori l'Aquila sono stati oggetto di inchieste e condanne La protezione civile, La struttura commissariale. Il prefetto. Persino la Curia è stata sfiorata da un'inchiesta per un tentativo di truffa sui fondi del terremoto. Molti fondi stanziati nel 2009 sono tuttora fermi. bloccati da inefficienze e tentativi di truffa. O smarriti nei meandri della burocrazia. Molti sono stati dirottati su altri territori o per altri scopi. I costi eccessivi del progetto Case e di una struttura commissariale ipertrofica e inefficiente Hanno inghiottito moltissime risorse per l'emergenza. Mentre oggi regna l'incertezza su quelle per la ricostruzione. All'Aquila, per fare affari con la ricostruzione, sono arrivate tutte le organizzazioni criminali. la mafia, La camorra. L''ndrangheta. legalità e giustizia. Quello che è legale è sempre giusto? e quello che è illegale è sempre condannabile? Chi cerca giustizia a volte si scontra con la legge. Che un politico nazionale raccomandi le imprese degli amici per ottenere appalti all'Aquila è lecito. Che migliaia di cittadini violino la zona rossa per rimuovere le macerie è illecito. Manifestare, ribellarsi, è giusto? All'Aquila alcuni cittadini sono sotto processo per aver manifestato Per i loro diritti. Per una ricostruzione pulita. Perché la ricostruzione non può essere affidata a personaggi dalla dubbia reputazione. Perché la ricostruzione non può essere solo un'operazione di propaganda mediatica. Perché la ricostruzione non è possibile dove non c'è